Sveglia all'alba, caldo già micidiale e una salita che mette paura. Ma davanti a noi c'è una delle grotte più spettacolari della Thailandia. Oggi vi portiamo alla Phrayanokon Cave. Fatelo con i figli, ma preparate le gambe. Siamo di nuovo in strada finalmente, dopo un giorno di riposo. Facciamo un'escursione da Hua Hin in 3 posti qui vicino. Vediamo 3 oggi e 3 domani praticamente. Oggi vedremo una grotta famosa, molto bella. Poi a vedere Khao Daeng, che è un monastero presumo. E poi il Kui Buri National Park. Macchina 20 baht. Stavo dicendo con Masha che comunque qui senza una guida, un taxi, qualcosa, ci perde un sacco di tempo ad arrivare, quindi Di capire dove andare. capire dove andare, sì. Quindi è vero che ci sono navigatori, però noto con estremo piacere che ci sono pochissime persone, pochissimi turisti. Siamo noi 3, c'è quell'altro mini gruppo di persone. Qui si paga. Ovviamente prendiamo la barca perché in questo modo facciamo solo questo. Arriviamo alla spiaggia e da lì camminiamo fino alla grotta. Diversamente bisognerebbe camminare attraverso la foresta, sarebbe, con un bimbo sarebbe molto più stancante. Ah, ok, questa è tutta l'isola praticamente. E questa è la grotta praticamente. Ecco, adesso bisogna arrivare fino al mare e siccome c'è la bassa marea c'è da fare una bella passeggiata. Eccoci quasi alle basse. Sì. È sabbia in teoria. Adesso prendiamo sta barchetta, facciamo il giro di questo promontorio e dall'altra parte c'è una spiaggetta che permette di raggiungere la grotta senza attraversare tutta la foresta. Ecco la nostra barca. Ci sono delle buche poi nella sabbia che ti fanno affondare all'improvviso. Nelle buche si affonda. Io Infatti. Ma avvicinati un po', barca. Dopo questa bella camminata nel fondale fangoso del mare per arrivare alla barca e poi dalla barca alla spiaggia, eccoci pronti a raggiungere la grotta. Avevano detto ultimo tratto a piedi, non avevano specificato quale ultimo tratto. Con questo caldo è durissima, ma Ale regge alla grande. Appena detto, mica saranno tutte scale. Ma alla caverna ci sarà dell'acqua per fare il bagno? Qua si avvistano le scimmie, Dusky Langur. Ma se parliamo no. The Gulf of Thailand, lo smeraldo dell'est. C'è il sole qua. C'è anche un ombrello, e c'è anche una comodissima panchina all'ombra. Beh, faccio una foto, dai. Le ultime parole famose. E mica saranno tutte scale? Che bestia! La parte più ripida sembra passata. Ma sul sentiero ci siamo solo noi e un paio di coppie che ci precedevano, quindi i vantaggi della bassa stagione forse.
alti. Guarda, in effetti sembra una cascata, guarda, sembra una cascata di roccia. Come? C'è scritto dry waterfall, Che cos'è? cascata secca, perché è di roccia, non è di acqua. In pratica una particolarità di questa grotta sta nel fatto che il soffitto è crollato e ha permesso così alla vegetazione e alla luce di entrare. E infatti è come un microsistema isolato dal resto della foresta. Ci potrebbero essere dinosauri qui. È una di quelle classiche grotte in cui vivono i dinosauri perché sono isolati dal mondo. Vedi, è tutta crollata la parte, il soffitto. Sono qua con consegnato. Che bello. Spettacolo. Sulla strada del ritorno ci imbattiamo in un serpente verdissimo che non sembra affatto preoccupato della nostra presenza, anzi si lascia fotografare. È lungo. È lungo e piattissimo. Se non ce ne accorgevamo. Ma si è fermato? Sì, si sta facendo fotografare praticamente. Ah, si è messo al sole, guarda. È anche la lingua blu, papà. La lingua blu. C'è un porcellino d'India che è grosso Il come... mio mignolo. No, come mio pollice, guarda che bestia. Non un porcellino, un porcellone di India. E eccoci qui ad aspettare la barca dopo la visita alla grotta, bellissima. C'è una discreta scarpinata da farsi per arrivare, tutte scale, però è fattibile, si fa. 400 metri e mezzo. 430 metri di dislivello, non Andata so, e ritorno? sì, No. però 160 metri andata e ritorno. vale la pena. Adesso ci facciamo un giro in barca. Il Khao Daeng Canal Boat Trip dura circa un'ora e già questo è un buon allenamento alla pazienza. Si scivola lentamente tra mangrovie e tutte molto simili, aspettando l'incontro ravvicinato con la fauna che spesso rimane in smart working. Qualcuno ha visto scimmie, varani e uccelli, noi soprattutto acqua, rami e silenzio. Non è brutto, ma se cercate il wow, forse è rimasto a riva. Tappa successiva, il Kui-Buri National Park. Il parco si visita solo in pick-up, 850 baht per il giro, più 200 baht d'ingresso. Dopo circa un'ora di safari, avvistiamo qualche elefante molto lontano, tipo documentario zoom per 2. In compenso, un bel tucano e qualche uccello locale si fanno vedere. Esperienza carina, ma senza colpi di scena. Aspettative alte, risultato un po' tiepido. In Thailandia, diciamo, ci sono parchi decisamente più emozionanti. Giornata faticosa, alcune tappe evitabili, ma la Praia Nong Cave, quella da sola, vale tutto il viaggio.